Hai deciso di, sai, tu eri senza saperlo fortunato, hai detto prima in diretta, fruivi Sì. dell'arte che tuo padre portava. Assolutamente. Ora 60 persone più tutto l'entourage, clienti che girano nella tua sede, possono in qualche modo... Ne godono, sì. Sì, anche se non lo capiscono, però comunque è pieno. No, è pieno e credo che faccia bene all'azienda, faccia bene alle persone che ci lavorano dentro, perché alla fine poi noi vendiamo pensiero e vendiamo, se vuoi, creatività, no? Per cui avere uno stimolo e il tipo di arte che cerco di mettere in azienda, l'hai visto, insomma, comunque sono sempre cose che anche tra un anno qualcosa da dire ce l'hanno. Tutto nasce perché papà aveva un'azienda di arti grafiche con un socio, e un'azienda che andava abbastanza bene, beh, poi a quei tempi non esisteva, la parola crisi non esisteva in Italia, no? Quindi pieno boom, lavoravano tanto, guadagnavano bene. E litografia, serigrafia in generale, tutto facevano? No, facevano proprio i cliché per la pubblicità, Caspita. quindi per la pubblicità e per l'editoria, quindi era un lavoro impegnativo, perché insomma comunque era una roba lunga, c'era un sacco di gente che lavorava. Io ero piccolo, mi ricordo quando mi portava in ditta, perché sono in ditta. Era impresa, era quasi fabbrica, no? Poi Sì, tanti sì, una dipendenti, fabbrica, sì, certo. sì. Tutta questa gente in camice, no? Che lavorava, una puzza incredibile, perché questi acidi, no? Sì, perché il cliché è la base Mamma per mia, poi la sì, stampa, sì, no? sì. Quindi quello in cui poi passavano le Poi c'era rotatrici. l'inchiostro, cioè. una roba puzzolentissima. E gli artisti, pochi potevano permettersi di fare un catalogo, perché costava tanto, no? Allora mio padre e il suo socio hanno cominciato a dire, vabbè, dai, dammi un quadro. E sta roba qui si è sparsa per Milano, tu figurati, uno dice dammi un quadro invece di dargli i soldi. Quindi pian piano gli artisti, un po' come a Giamaica, andavano lì a farsi fare i cataloghi. Quindi li supportava nel creare il loro catalogo. Esatto. E tuo padre capiva il tempo? No, né lui né il socio, no, prendevano i quadri, ma era proprio un'opera buona, quasi, un'opera esatto. bene, beneficenza. Però a forza di prendere, perché poi alla fine cominciava ad avere 30, 40, 50 opere. E parliamo anche di artisti tipo? No, alla fine c'era di tutto, cioè artisti anche importanti. Alla fine, perché poi uno dammi un cambio, dopo alla fine poi li compravano, è partito così e poi l'arte ti appassiona, secondo me, no? Assolutamente. Se sei una persona con un minimo di sensibilità e se non lo sei non puoi lavorare nel mondo della pubblicità, dell'editoria, secondo me, no? Quindi rimani coinvolto e da collezionista passivo, se vuoi diventi collezionista attivo, quindi hanno cominciato a comprare. Quindi oltre a produrli, a supportarli, anche... Hanno cominciato a comprarli. Il socio mio padre comprava di più perché lui era single e mio papà invece aveva famiglia. Quindi doveva rendere conto, no? Doveva rendere conto. E infatti la sua collezione poi credo che sia cresciuta tanto, cioè con nomi importanti, da Burri, Fontana, robe così. Ed entravano a casa, poi li portava a casa o li teneva Li portava a casa, mi ricordo le facce basite del portinaio, dei vicini. Che veniva con queste? Sì, arrivavano queste cose informali, sai, era il tempo che, non dico le stampe del dentista, ma è presente, negli anni 60, 70, cosa girava negli appartamenti convenzionali, diciamo certo. così. E mio padre portava a casa ste robe che, no? Macchie, robe strane. Arte contemporanea visionaria per il tempo. Per il tempo molto sperimentale, sì. Oggi siamo abituati, infatti oggi vedo cose che dico, io questa roba qua l'ho già vista 50 anni fa, no? E poi tu eri bambino già o eri più grande come ero eri? bambino, sì, perché... E lo capivi tu che cosa stava portando tuo babbo insieme al portinaio, no? No, sai, lì maturi una sensibilità però, perché in diretta, certo. In diretta, ma alla fine ce l'hai dentro, perché dopo questa cosa tu cominci a entrare nelle case degli altri e se non ci sono quadri rimani quasi a disagio. Quindi arrivava a casa e voi e tua madre... Sì, no, mia madre era passiva, lui portava, accumulavamo e cominciavano a riempirsi le pareti, no, di tutte queste opere, poi artisti minori. Secondo me qualità sempre, poi il mercato magari non ha premiato perché sai, poi le dinamiche sono completamente diverse, lo sappiamo. No? Sì, però non era manco quella la base o l'intento di tuo padre al momento, quindi... Non è mai stata quella, quindi in questo caso è giustificato. Non c'è mai stata un'attività speculativa, ma io stesso che adesso colleziono... Oggi tu sei un grande collezionista, grande, no? È vero, no? Però hai deciso una cosa molto particolare, no? Mentre tuo padre li portava a casa,
Tu oggi hai un'agenzia di comunicazione, lavori con l'editoria, Sì. tutt'oggi continui in qualche modo nel Sono settore. figlio d'arte, sì, continuiamo. Nell'essere nel figlio d'arte, però hai deciso di portare l'arte all'interno della tua sede, che è qua a Milano, un'ex fabbrica di caffè bellissima, hai avuto la fortuna di vederla, Hai soprattutto sì, è ricchissima, installazioni ovunque. Ho fatto un piccolo museo, un museo impresa. Hai deciso di, sai, tu eri senza saperlo fortunato, hai detto prima in diretta, fruivi Sì. dell'arte che tuo padre portava. Assolutamente. Ora 60 persone più tutto l'entourage, clienti che girano nella tua sede possono in qualche modo. Ne godono, sì. Sì, anche se non lo capiscono, però comunque è pieno. No, è pieno e credo che faccia bene all'azienda, faccia bene alle persone che ci lavorano dentro, perché alla fine poi noi vendiamo pensiero e vendiamo, se vuoi, creatività, no? Per cui avere uno stimolo e il tipo di arte che cerco di mettere in azienda, l'hai visto, insomma, comunque sono sempre cose che anche tra un anno qualcosa da dire ce l'hanno. Tutti i ragazzi che lavorano con me alla fine poi si appassionano, uno dice no guarda lasciami questo, no, se non voglio Scelgono le opere per i sì, uffici? dice, no dai lasciami questo qua, questo mi piace, questo no. Qualcuno è stato, qualche opera è stata proprio boicottata. Perché, Addirittura? sì, perché magari sono temi magari un po' forti. Sì, anche perché però tu hai dice- molte opere di rottura, no? sì, E questo sì. come mai? Perché credo, per quello che dicevo prima, perché secondo me, ed è per quello forse che sono meno appassionato di fotografia, perché cerco una roba che anche dopo anni mi possa dire qualcosa. E forse sarà che poi con le foto ci lavoro. Quindi dici, l'associ Allora, troppo all'aspetto. è troppo all'aspetto di comunicazione, dove la foto ovviamente la fa da leone. E quindi il lavoro e via. E quindi sono più sull'acrilico, sulla sperimentazione, sul materico, tutto quello che vuoi, però meno la fotografia. E cerco di avere una roba di rottura perché appunto, siccome la vedi tutti i giorni, Deve un po'. deve essere una roba che ti fa un po' pensare, no? E che opere c'è adesso nel tuo ufficio? Oltre milioni di opere, è difficile, però qual è quella che ti ricordi, che ti fa più piacere vedere ogni giorno? Ma non so, no, quelle che ho nel mio ufficio, non so, il mio elicottero che ho lì del tedesco mi piace un sacco. E ce n'è da un po' quella adesso, no? Sì, sono Ok, parecchi me li anni. fai girare quelli. Poi non c'è nessun dipendente che Ma- te lo chiede. Poi sai, quando superi il metro e mezzo, 2 metri, diventa anche complicato farla girare. Se sei sul È vero, 30-40 le giri facilmente. Vabbè, spazio ne avete, se non sono Spazio grandi gli c'è- uffici, spazio però. c'è. Però è così, è un po' complicato. Però è E bello che. E poi ho contaminato la figlia, perché anche mia figlia lavora Tua figlia per giunta lavora per Massimo De Carlo, Sì. corretto? Sì, sì, Lavora a sì. Londra, se non sbaglio. Lavora a Londra, è il suo ufficio stampa, per cui insomma. Quindi sempre legati, no? Sempre- Arte e sempre- comunicazione in arte e casa. comunicazione. E come la vede lei la tua collezione? No, abbiamo proprio gusti diversissimi, no? Lei è molto minimal, molto conceptual. E quindi niente, non finanzi la sua collezione tu? No, è lei che comincia a sgridarmi, no? Dice, Addirittura? no papà, cosa hai comprato? No, questo basta. Ma io invece sono così, insomma, compro un po'. Come compri tu? Come decidi di acquisire un'opera? Se dall'artista, se dalla casa d'arte, se dalla galleria? No, di solito dalla galleria. Ti piace il rapporto con la galleria? Sì, mi piace. Credo che sia un rapporto importante perché insomma comunque È la base del collezionismo. diciamo che è la anche base, poi sono professionisti che devono in qualche modo aiutarti, no? Nelle scelte, Certo. nelle Cosa ti cose. aspetti tu da un gallerista quando approcci? E io mi aspetto un rapporto consulenziale, Pulito e. no? Perché io sto comunque investendo del denaro, Certo. no? Stai chiedendo un servizio, quindi è giusto che questo venga fatto nel rispetto di tutti i canoni. No? Autenticità, chiarezza, validazione, valutazione. Valutazione e nel mio caso anche un po' di vision, perché siccome appunto non è che compro quadri per investimento, Quindi ti devono colpire. no? E allora sono budget piccoli, però in quel piccolo cerco la qualità, che dici su 1000 questo domani potrebbe essere qualcuno. Quindi Perché proprio il percorso lungimirante, cerchi Ma proprio sì, la visione. almeno uno deve darsi una giustificazione sui soldi che spende. No? Sì, se no poi dopo. Che Quello è sia- vero. no, che sia importante. Almeno un minimo dargli una valenzina, un devi, vestitino. devi crederci un po', no? Ho Almeno. detto, no, però va bene, dai. E per Almeno questo un po' lavori di con quello. diversi galleristi o hai un paio di galleristi che ti seguono da sempre o uno? Ma sì, qualcuno che mi segue più di altri, sì. Poi questo però non è che
ne sposi uno, perché poi le offerte sono svariate. Tu collezioni solo artisti viventi o no? Solo viventi. Solo viventi. Solo viventi e possibilmente giovani. Che requisiti devono avere quindi per entrare? No, ti dicevo, devono avere qualità e devono fare delle cose che comunque hanno capisco che c'è dietro un pensiero, che c'è una ricerca, perché c'è qualcuno che lavora un po' più sul marketing, e capisci che insomma, Sì. Beh, poi diciamo, sono un po' più ruffiane. non si ruba a casa dell'altro poi, no? Questo è importante per chi sa capire quali sono E allora quei dici, vabbè, giochini. esatto, no? Questo è un po' più ruffiano, va bene. La collezione cosa succederà poi? Diventerà fondazione, diventerà... Non lo so, però Hai io lascerò a deciso? mia figlia, governerà lei. E perché- tuo figlio però è in azienda, no? Mio figlio è in Hai visto? azienda, È ma più motociclista come lui è te. motociclista, ma lui è meno sensibile per il momento. Però Però tu caffè racer, quindi qua al Deus stai benissimo. fantastico, è il mio posto. Direi che E lui? io sono qua dall'inizio, da quando l'hanno fondato, Quindi vengo qua. Quindi Sì, è sì. bello ritornare qua e Ah, parlare sì, di arte. assolutamente, E assolutamente. moto, che è un'altra Ci grande sta, passione. ci sta. E tuo figlio che opere ha nel suo studio? Quindi come la vive? Allora, lui non è così legato alle opere ancora, no? Però devo dire che comunque lui adesso ha un suo appartamento e comunque l'ha riempito, cioè è rimasto in stile Genzini. Ah. Quindi la casa è piena. Zitto dice, vabbè. Il suo bilocane è pienissimo di opere. Capito? Davvero? E le sì. sceglie lui o consigli tu? Ma no, io ho dato qualche consiglio, ma non le ha scelte lui assolutamente. E quindi anche lui inizia a approcciare un po' le gallerie Un al pochettino mondo? sì. E vivete questo aspetto come famiglia? Cioè, capita, con tua figlia c'è confronto? Con perché mia tecnica? figlia sì, tantissimo. Tuo figlio magari più emozionale, sì, suppongo. sì. Beh, poi c'è scambio di informazioni, hai visto questo artista, ti piace questo. È bello però, no? Noi ci scambiamo molto su questo. Tu sai bene che il passaggio generazionale anche a fronte di collezioni importanti, no? Anche la tua è stato un passaggio generazionale sicuramente tra tuo padre sì, e la sì, tua, sì. la collezione è cambiata, si È cambiato ampliata. tantissimo, sì, è cambiato tantissimo. Perché... Cambierà probabilmente. E cambierà anche ancora, con perché loro. appunto dico, già mia figlia mi sgrida, no? Dice cosa compri, no, quello no. Ormai non posso più comprare un'opera senza condividerla. Ah, perché No. poi dopo dice no, No, ormai... poi diventano 3 mesi di dire ma cosa hai fatto, ma cosa hai fatto? Sì. Caspita. E quindi È così. lei ti guida ogni tanto, ti dà qualche... Sì, beh, la mia compagna attuale è un artista, insomma, Anche. sono dentro questo mondo proprio fino al collo, diciamo. E lei come vive invece la vita da collezionista, artista, vita Ah, no, privata? Cioè, lei è quella che soffre. addirittura perché? Ma sì, perché se sei artista, poi vedere tutti questi artisti non ti fa benissimo. Addirittura? Sì. Cioè in qualche modo la condizionano? E ti condiziona, comunque sai, tu vai a 10 mostre, poi vai a una fiera, poi vai di qua, vai di là, hai 5.000 input diversi, guarda cosa fa quello, guarda, e un artista fa fatica. Cioè Proprio a razionalizzare e applicarlo nella sua ricerca, no? Dovresti stare più per i fatti tuoi, fare le tue cose. E perché... tu pensa che sentirlo così un artista emergente pagherebbe per avere tutta la rete di contatti, di informazioni? No, i contatti, questa roba qua sicuro. O anche in generale di Sicuro. possibilità, no? Sicuro, Perché però... si cresce andando alle fiere, alle mostre, Sì. anche se non compri, però... Sì, si cresce, però se fai il lavoro d'artista, secondo me è vero, c'è un conflitto. Adesso poi sto facendo una cosa divertente, un po' pazza. Siccome non sapevo più dove mettere le opere, ho portato una ottantina di opere in un castello di un'amica Che bello. a Morsasco e ho fatto una permanente al castello di Morsasco. E anche lì il fil rouge non c'è, nel senso che... Già è un castello, di per sé doveva avere delle regole abbastanza è fantastico, dure. no? Questo sono curioso, non sapevo questo. Sì, l'ho fatto da poco, l'ho fatto vengo a vederlo, a luglio. sicuro. A luglio. Ah, ok, fantastico. Sì, siamo partiti a luglio, ho fatto questa cosa un po' Come si chiama? Diciamolo. È il castello di Morsasco. Ah, quindi si chiama proprio così? Il castello di Morsasco e la collezione si chiama No Name, perché non giustamente, come poteva giustamente, essere. Non poteva essere. E ci sono un'ottantina di opere che... E le vuoi lasciare della mia fisse? collezione- Vuoi fare rotazione? Ma adesso le lascio fisse, ma avevo un'idea con questa castellana che si chiama Franca Mollo, lui Aldo Chichero che è stato designer di Baglietto per tanti anni, sono gente simpaticissima. Volevamo organizzare una serie, un circuito di castelli, perché lì nelle Langhe ce ne sono tantissimi. Sì, poi adesso tornano tantissimo anche come operazioni immobiliari. Allora, vino, siccome quant'altro. collezionisti come me ce ne sono tanti che hanno più opere di Assolutamente. muri disponibili, no? Sì, tutti. Tutti. Onestamente tutti. Allora, invece di lasciarle in un magazzino, in un garage, cavò, certo. un cavò, no? Dice che, Questo è che bellissimo, io è una roba sposo. terribile secondo me, no? Cioè,
Allora ho detto, ma rifacciamole vivere queste cose, no? Quindi E allora l'ho portati lì. sei pro, ed è evidente, alla fruizione anche per gli altri, Assolutamente. dare questa Beh, opportunità. per quello l'ho messa in agenzia, per quello... Creando questa occasione mi sembra interessantissimo. Bellissimo, No? guarda, io devo dire che sono stato felicissimo, abbiamo avuto anche dal sindaco, dalla regione, abbiamo avuto per ora solo applausi, però insomma, ma non abbiamo chiesto soldi, non abbiamo chiesto niente, abbiamo fatto una roba che abbiamo fatto noi. Non è quello lo scopo, credo, no? Non è quello lo scopo. Fare qualcosa in cui ti diverti, poi suppongo. Sì, ci divertiamo e poi appunto vorremmo veramente costruire un progetto sul circuito dell'arte. Fare Quindi una creare cosa. nuove occasioni di esposizioni Sì, a nuove favore di occasioni. collezionisti, Sì. in cui possono rendere pubblico, poi ricordiamo che rendere pubblico l'arte fa bene a tutti, Fa al bene di a là del tutti. valore culturale, ma anche Fa del bene. valore economico della collezione Pensa se nel creativa. 500 non avessero dipinto le chiese e fatto le fontane, no? Sì, nessuno, siamo soltanto nelle case private che si Ti poteva pare? permettere. No, questo è molto interessante, anche in termini di collezione stai validando, comunque raccontando la tua collezione, poi Sì. suppongo che ci saranno pubblicazioni, credo, no? Ho fatto un catalogo. ovviamente. Casualmente, Cioè, come mai? Come a me, sì, no. Questa però è una bella opportunità. Sì, Per quello sì, infatti sì, dicevo sì. prima se nascerà la collezione, cioè già No, ma- nata la collezione. Vi invito, adesso Sì, sì. dopo le feste organizziamo Sì, una sì. gita. Molto volentieri. Ci vuole un'ora e mezza, andiamo a Sì, sì. Morsasco, ti faccio vedere. La vediamo, filmiamo, la Tra raccontiamo. l'altro, guarda, la location, perché era un castello ed era tutto spoglio, no? Quello che ti dicevo prima, che entri nelle case e dice, oh, e dico, senti Franca, ma sai che qua potremmo mettere dei quadri, no? Dei quadri, non so, però Come gli attacchi. Come gli attacchi, rimane originale. Dico, no Franca, dammi retta, vedrai che, guarda, viene una roba, il bello è che è un'abitazione. E loro hanno deciso di renderlo, cioè puoi mandare un'email su appuntamento, Sì, suppongo. sì, no, ma adesso lei organizza che il sabato e la domenica si può andare a vedere. Quindi fai vedere il la mostra. castello, Fai quindi vedere il storicamente deve castello. essere bello. Sì, sì. Vedi una collezione d'arte. Sì. Come avete contestualizzato? Come hai fatto le scelte? È stato divertentissimo, guarda, perché abbiamo fatto più prove. Lì mi sono fatto dare una mano da un amico che fa sia l'artista e faceva il gallerista, che si chiama Loris Di Falco. Lui adesso fa l'artista, aveva una galleria che era Obraz, però insomma... Deve essere, capisce le regole da un lato e Esatto, dall'altro. e quindi ci ha dato una mano sul... Che scelta, dai, un punto di riferimento lo devi aver avuto, no? O era solo estetico? Oppure hai scelto artisti similari, colori? No, tipologie? non c'è niente del genere, però stanno bene. Non ho dubbi su quello, su quello non ho dubbi. Diciamo che ci ha guidato una sensibilità, ecco. E lì hai raccontato, ci sono didascalie, hai fatto la pubblicazione, quindi sicuramente Sì, ci sono le fotografati. didascalie, c'è un catalogo. Visita guidata, suppongo. Farò un qualcuno. sito, adesso a gennaio faccio un sito, perché poi insomma quando queste cose si fanno quando hai tempo, no? Insomma, Sì, certo. non è che poi... Vabbè, però non hai detto magari Pian più piano, avanti, quando deciderai pian anche piano, magari sì. di rallentare un attimino, non so se... No, anzi siamo in in pieno business. Però magari ti dedicherai maggiore tempo alla tua passione. Sì. o No, ma potrebbe questo essere poi lo trovo sempre il tempo. pieno business, quotati SPA, no? Quotati... Sì, nel 2020 ci quotiamo, quindi insomma quindi abbiamo... un gran percorso, eh? Sì, Non è un sì, gioco... sì. Abbiamo ancora un anno, quindi quel 19 sarà un anno speriamo. importante. E quale opera importante. commissionerai per quello? Lo farai sicuramente, no? Assolutamente. no. E lì deve essere bella grande. Eh sì, adesso ci sto pensando. Guarda, Pensi hai fatto la domanda, mi hai beccato, sì, ci sto pensando. Perché poi tanto già dal punto di vista umano e professionale la quotazione è l'apoteosi di un percorso imprenditoriale, un riconoscimento. Sì, anche se per noi questo non è un traguardo ma è uno step, perché vogliamo internazionalizzarci e se non sei portato Racconta non un po' sei oggi di cosa credibile. vi occupate voi in dato di fatto precisamente, più o meno campagne... Beh, noi guarda, aiutiamo le aziende a fatturare di più, se te la stringo. Ok, chiarissimo. Marketing. Questo è il business che si Ok. fa. No, però è molto bello, avete la radio interna che autoproducete, Sì, questo sì. è fantastico, no? Creare contenuti che vanno oltre, poi la radio sul web anche, giusto? È fruibile Sì, anche dall'esterno. sì. Ho visto, mi hai raccontato che fate tanta anche innovazione, applicazioni interattive che riconoscono la stampa. Sì, diciamo che quello è il nostro... Lo possiamo dire che anche Forbes in Italia in qualche modo... Ho fatto, sì, sono stato il deal maker di Forbes in Italia. Quindi colui che ha creato le condizioni affinché Sì. sbarcasse in Italia, questo è stato un bel successo, una Un bella bel successo, opportunità, sì, un bel successo e sono contento che va bene perché Sta andando mio amico, bene, eh? mio amico editore è bravo. Bisogna dirgli di parlare un po' più di arte. Guarda, è un tema sul quale insisto con lui perché
credo che perché poi c'è un aspetto dell'arte che adesso non abbiamo ancora parlato, ma sicuramente che è l'aspetto economico che ha anche un valore, molto, no? tutto Cioè, ha un valore, no? È tangibile, che sia poi il cliché gratuito, ma che comunque ha un costo per chi lo fa, ma anche quello che succederà dopo, no? Anche nei passaggi, nella gestione, per quello parlavamo prima anche di fruizione. In questo caso tu comunque stai validando la collezione, stai facendo dei cataloghi, stai dicendo che insieme sarà un corpus, suppongo, anche la tua collezione. Sì, sì. Gli aspetti economici quanto incidono nelle tue procedure? Tu prima parlavi di ti predisponi un budget, ti piace spendere piccole cifre, quindi suppongo compri tante opere o tante piccole, poi tutto relativo. No, sono abbastanza piccole, davvero, non impegno tanti soldi. C'ho una famiglia numerosa, c'ho un sacco di spese, guarda. Vorrei impegnarne di più, però ma poi va bene così, insomma. L'importante è che tutti gli anni qualcosa comunque compro. Il guaio maggiore adesso è che tante gallerie mi fanno credito. Addirittura? Quindi, sì, purtroppo sì. Quindi dico, tienitelo, portatela a casa, sì, esatto. guardatelo, poi dopo decidi con calma, non ti preoccupare. Esatto. Ma no, non ti preoccupare, ed è la cosa che mi preoccupa di più, perché invece no. Perché, poi arrivano tutti a dicembre, no? Perché anche loro sanno... Ma ti ricordi quello, perché facciamo, la teniamo? Guarda, questa è una cosa, in un certo senso mi fa piacere, dall'altro mi fa, è un terrore quando vai alle fiere, così dici, ti piace quello? No, non mi piace, guarda, no. Perché se no dico, ma sì, ma prendilo, guarda. Si puoi dire, parla con mia figlia. Infatti adesso mi difendo un po', guarda, no, devo comunque condividere, ma è vero, devo condividere davvero, perché comunque lei ormai ha 30 anni, quindi insomma... E poi credo che sia diverso l'approccio adesso suo dell'arte, per giunta lavorando... lavora al top, quindi vabbè, un altro tipo ma cambia anche proprio la visione, credo, di approccio, no? Sì, come sì. sarà cambiata tra te e tuo padre, lei ne avrà ancora un'altra, Tantissimo. lavora al top, lavora alla massima galleria internazionale. E poi esatto, ha uno sguardo molto più international, no? Poi occupa anche di comunicazione. Sebbene Milano comunque ormai l'offerta sia molto... Ti sta piacendo un po' come sta crescendo? Cosa è successo? Dimmi un po'. Fin troppo international quasi, no, dico... Non trovi più gli italiani? Sì, è vero, forse dovremmo valorizzare un po' anche Sì, anche perché poi artisti, se non no? fai gli investimenti ci saranno gli anni buchi, tra 10, 20 anni. È vero, non so, Sì, io sto perché guardando questo fenomeno che tante gallerie di ricerca presentano pochi italiani. Sì, c'è tanta internazionalizzazione, tra virgolette, per principio. Non so però perché. È un po' perché l'esterofilia è un qualcosa che comunque riguarda un po' tutti, ci colpisce no? Anche l'Italia, quello che fa figo, fa un po'... Però è un gran problema, perché poi davvero rischiamo il cambio, il buco. Vero? E poi non abbiamo più artisti, E poi bisogna ripartire, è più difficile sì. le gare. Questo è importante, questo bisogna dirlo ai galleristi, o supportare Io galleristi. credo che vada un po' fanno questa supportati scelta. i ragazzi italiani, no? Gli artisti italiani, perché vedo che... Io lavoro tanto anche sui social, ci sono tantissimi artisti emergenti che mi scrivono grazie ai video e quant'altro, sono veramente tanti, e alcuni di loro per me sono validi, cioè c'è un bel humus. Il problema è che se viene meno l'aspetto economico, quindi il collezionismo, la galleria che li supporta e tutte queste pratiche, questi non possono crescere giustamente. No. E voi nel senso come classe rara e ricercata, no? Il collezionista non ha accesso alle informazioni e quindi non trova nei suoi ambienti, perché anche tu lavori e quindi anche tu il tuo tempo non è che puoi andare sempre a cercare la mostra di nicchia piccolina o dell'accademia. No, ma poi torniamo lì, perché la mostra di nicchia piccolina, torniamo al discorso che poi comunque io devo avere un gallerista che non dico che è la garanzia, però in un qualche modo mi deve... Sta facendo un percorso a medio-lungo termine. Cioè ci lavora su st'artista, no? Perché se compro una cosa alla fiera, no, Piripacchio e l'indomani l'artista poi fa il designer o l'imbianchino. Bravo. Questo è molto importante. No? Quanto dai tu come aspetto economico nella fase decisionale di acquisizione? Quanto incide questa parte di ragionamento? Quindi capire come, se l'artista... Guarda, al di là del reddito diciamo che alla economico. fine questo è un vestito razionale che metti su una cosa che poi di razionale... quello di prima, no? Sto facendo bene. Sì, di razionale ha poco, per cui... perché sai, un conto è se fai un investimento, dici che compri un Fontana, allora non c'è... cioè, stai solo... E solo aspettare il momento giusto, l'asta giusta. Bravo, stai solo capendo quanto lo devi pagare, se è il prezzo giusto, quanto salirà e quanto lo venderai tra 20 anni, non so, ma basta, finisce tu lì. Vendi? Hai mai venduto? No, no, questa devo è l'altra dirti che domanda. adesso sto cominciando a vendere e ricompro, nel senso che sto vendendo delle cose che magari aveva ma non sentivi più tu o... Esatto, perché erano di papà, cominciavo
proprio a non sentirle più, allora dici vabbè. E poi ti dico, ormai abbiamo quasi 500 quadri, non sapevo dove metterli. E lì, formazione, trust, allora quello che sarà. allora, hai capito, ci vuole il castello, allora facciamo prolungare il castello. E quindi compra il castello, questa è la chiave adesso. Devi comprare il tuo castello, farlo al museo, trovare tante pareti. Tu dici, e tu così. secondo me il castello diventa È una bella chiave di lettura, no? Fai castello, fai atelier per gli artisti, così anche la tua compagna può esatto. lavorare serena. Perché il castello mi sa che ha delle belle spese il castello. Vabbè, adesso non pensiamo a quello. Non pensiamo a quello. Giustifica col fatto che stai facendo qualcosa di bello. Sì, è la sì. stessa. No, però hai capito, in 50 anni di coso, Sì, sì. sai, 3 quadri all'anno Ci metti poco. Ci metti poco. Sì, poi 3 quadri, l'anno che magari sono 5, 6, l'anno che magari è 1, sì, però la media è capito, sempre aumento, no? E quindi continui a mucchiare, poi dici vabbè, ma no, poi ci sono davvero delle cose che non senti, no? Quindi come alla vedi tu fine adesso la tua collezione, la collezione di Genzini in qualche modo, comunque il corpus di opere, sta cambiando, no? Sei arrivato Cambia, tu, sì. quindi quello che era di tuo padre magari, come Che vive la però- figura di tuo padre nella Poi arriverà collezione? mia figlia che venderà tutto. Tutto, tu preparati. Tutto. Secondo me, più o meno tutto. Ah, bello, bravo papà, bello. Ok. Vediamo, esatto, sì. E questo ti spaventa? No, credo che sia giusto, cioè fa parte del percorso che dicevamo, no? Cioè, l'importante è che l'arte venga fruita, per cui secondo me quello che a me non va più bene, che ho venduto, qualcuno l'ha comprata, quindi va che in sia casa di circolare qualcuno, questo no? E continua a circolare. Ti dico, io ho messo queste 70 opere che ci sono nel castello, io penso che una cinquantina me le metterei anche in casa. Poi dopo le comprate comunque, no? Lo comprai e poi non hai lo spazio, no? Beh, Quindi certo. Però poi devi selezionare anche dove vanno. C'è un limite fisico. E dagli aspetti invece di conservazione, come ti sei tutelato anche per un'operazione di questo genere? Parliamo di esposizione, danneggiamento, assicurazione, non hai paura che in qualche modo possa essere... Comunque è un patrimonio, sono 50 opere, Sì, adesso non so sì. che artisti hai portato lì. Ma c'è un po' di tutto, non so, credo che l'opera che costi di più magari varrà un 20.000, da 20.000 euro a 2.000 euro. Vabbè, però se fai sempre anche 2 per 50, Sì, alla sì. fine ci No, sono sono soldi, foto- sono Beh, soldi. comunque, veri. Sì. Però sai, anche l'aspetto di conservazione, poi se dovessi perderne uno o due, comunque ti No, dispiacerebbe, certo, no? lì adesso ancora ti dico una cosa molto amicale, per cui Ok. apprezzo il rischio, cioè io ho No, portato vabbè, le sì, opere. stanno con gli amici, Sì, vabbè. se piove dentro il castello vedremo di Ok. sposteremo l'opera, insomma, così. No, questo sì. Se diventa una macchina dove altri collezionisti portano le loro opere, eccetera, bisognerà Strutturarla, insomma. strutturarla. Io so Per che l'attenzione anche verso autentiche, documentazione... Guarda, questa è una roba. Lo so, ma te la devo fare questa, ne abbiamo già parlato in passato. Questo è È un dramma, delirio, vero? un delirio perché uno come mio padre che faceva questo lavoro tante volte con gli artisti diretti, quindi non avevo neanche un tramite oggi attraverso una galleria, a parte che metà delle gallerie non ci sono più di quelle che Sì, c'erano. lì l'unica cosa forse è il catalogo, la testimonianza più grande che testimonia Sì. che lui l'ha prodotto e che quindi vi era un rapporto Sì, con ma non l'artista. ce ne ho più quei cataloghi. Capito? Ah, no? Ma va, no, Ma cataloghi dai. di 60 anni fa, avevo fatto 40 traslochi in aziende, robe. Questo è un bellissimo esempio, vedi come si perde il corredo della sì, storia. un attimo. E qua è anche vostro poi il corredo imprenditoriale di tuo padre. Però sai, una volta questa roba non esisteva, vero. questo problema non c'era, Sì. proprio non esisteva. Io non ho mai sentito parlare di autentiche, fino a 15 anni fa, 10-15 anni fa, che ho cominciato a dire, servono le autentiche. E io, di qualcosa c'era, ma così, perché magari ma tantissime cose non ce l'hanno. Tua figlia ne avrà la nausea, perché ovviamente oggi lavorando Ormai con i oggi livelli, è chiaro che qualsiasi cosa compro dico dammi l'autentica, no? Almeno ti sei posto il problema adesso in qualche Adesso modo. per forza. Però c'è Però uno storico da io da tutta ricostruire. l'arte degli anni 70 del mio papà non c'è. E poi Non c'è. parliamo appunto di Fontana, Burri, di... Sì, no, ma sai, anche lì, no? Dopo uno deve andare a vedere, è stato pubblicato, c'è una foto in quella mostra dove si vede, no? Però diventa, ahimè, testimonianza, o per fortuna, che effettivamente quell'opera, al pari ci sono tantissime persone che hanno l'opera in salotto, quella sarà la mia pensione, poi si accorgono invece che era un falso Sì, poi ti dico appunto, trovare, sai, di tanti artisti minori, per cui dire, non so, negli anni 70 chi è che falsificava uno schifano? Boh. Sì, è vero.
o chi se ne rendeva conto, perché magari non c'era nemmeno la Perché malizia un o la conto coscienza. lo fai negli anni 2000, dici, beh, ho fatto un falso perché... No, E poi era tutto, cioè, ma pensiamo anche ai multipli, appunto con gli editori stessi, che diceva ok, stampano 10 in più e quello è... erano sicuramente scenari diversi. Però è importante comunque tenerli in considerazione perché poi rientrano nell'aspetto economico, anche di gestione. assolutamente, assolutamente. Infatti c'è tutto un lavoro che stiamo cercando di fare per fare queste autentiche dove è possibile. Ci penserà tua figlia. Poi ci penserà mia figlia, guarda, io ho detto adesso l'attacco al muro. Poi, Se mi piace lo prendo, poi vediamo. Esatto, poi vediamo, non interessa. Tutto quello che ho acquistato io e quindi gli sono corso dietro perché lì mi è più facile, perché passando sempre da gallerie, guarda che mi serve l'autentica di quella cosa lì, quindi... E il rapporto invece con gli artisti, quando capita, appunto nelle commissioni, ti piace entrare, conoscerli, entrare nelle loro dinamiche? Sì, io ho conservato un po' questa cosa, ma metti una volta l'anno faccio su un artista che mi piace o così, se ha bisogno di un catalogo, di un libro, glielo regalo e faccio un cambio, no? Bello. Dammi un'opera, dammi... Però è molto bello, un po' anche un ricordo di tuo padre, no? Esatto, è un po'... C'è un simbolismo memory, ideale di continuare una tradizione. È un continuo di tradizione. E fai un gran regalo e supporto, regalo no, poi c'è uno Sì, scambio, sì, però dico stai sì. supportando concretamente, oggi costano tantissimo, sono sempre costati tanto. Sono sempre costati tanto, continuano a costare. Costa magari meno la stampa, ci sono più soluzioni di stampa veloce, però tutto quello che c'è dietro. Esatto, oggi puoi stampare... Sì, magari il digitale, il print on demand, quello puoi che farti abbassa. 50 copie, poi dici vedremo cosa succede dopo, no? Però sai, anche avere il supporto, no? Di una grande esperienza e di passione è un grande valore ovviamente, anche in termini di visibilità, no? Suppongo forza. che poi almeno da quell'aspetto li aiuterete, impaginato, No, certo, facciamo tutto noi. quindi comunque Facciamo tutto quello noi. è importante, no? No, gradiscono molto, ovviamente, proprio siccome è un'azienda di produrre, eccetera, 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 insomma, però uno all'anno ce Quella è la clausola sociale dell'azienda, dai, Sì, mettiamola così. sì, Oggi diciamo vanno così. tanto in moda le SRL con benefit, quella diciamo così. che è la tua... È così, una cosa così. Arte e lavoro invece, al di là della fruizione passiva-attiva, dipendenti, clienti, pensi che ci siano connessioni nel tuo lavoro, appunto anche nell'editoria o negli altri rapporti? O ti capita? Io penso di sì, nel senso che credo che allora, l'arte fa parte, che tu voglia o no e che tu sia sensibile o no, l'arte ci circonda. Vero, soprattutto in Italia dove... Soprattutto in Italia. No? A me è capitato di stare mesi e mesi negli Stati Uniti, per dire, e vivevi in questi block e ti giuro che dopo un po' hai nostalgia della piazza, del portone. Inconsciamente l'arte ci pervade. Nel mio lavoro di comunicatore l'arte magari è meno visibile, ma Però rientra nei processi creativi. rientra no? nel processo sempre. Cioè tutti i ragazzi, ragazzi professionisti che lavorano con te, appunto prima parlavi di come adesso addirittura si scelgono le opere. Sì. E secondo te c'è anche un legame nel lavoro quotidiano, no? Il fatto di stare Io penso proprio di sì. Penso proprio di E sì. loro te lo fanno capire? Appunto ne parlano ogni tanto? Sì, ogni tanto se ne parla. Nei limiti di una quotidianità di una grande No, azienda, certo, ovviamente, però. Però l'arte vive e noi viviamo con lei e questo stimolo e questo scambio è continuo. Sì. Per quello ti dicevo prima, tu mi hai detto ci sono opere di rottura, ma proprio perché questa cosa ti aiuta a pensare, A rompere gli schemi? a rompere un po' out of the box, no? Esatto. Devi essere sempre un po' out of the box. E nella comunicazione poi questo oggi è sempre più importante perché devi andare Ok, sempre... allora avere un'opera che non è... Anche perché poi tu hai opere anche abbastanza forti alcune, no? Sì, è proprio... con significati... È proprio lì, se vuoi... Io non me lo posso permettere, ma è presente un John Baldassarre, no? Su questa roba ci lavorava tantissimo, no? Non sei riuscito ancora? No, ma poi credo che non abbia più senso che lo compri io. Ormai dici... No, cioè lo può comprare un museo, ma che senso ha? Io preferisco comprare uno che ha 25 anni. E ti piace però vederlo ancora oggi? Sì, Cioè, assolutamente. capisci No, comunque la lo rottura e adoro. continui a... Credo che ci siano artisti che vanno presi a modello, secondo me, no? Ci sono degli studi che dimostrano proprio anche, in riferimento anche al processo creativo, come lavorare nel bello, comunque con opere d'arte, fotografie in ambientazioni non asettiche, migliorano
Io non ho dubbi. Sì, è proprio dimostrato scientificamente, quindi è... È dimostrato scientificamente, Sì, guarda, devo mandarlo a mio Te la amico. mando poi via mail, Devo chiederlo a un mio l'estratto. amico perché, siccome, sempre per il motivo che non so dove mettere i quadri, ho dei grandi formati e ho un amico ingegnere che ha un'azienda di ingegneria. Sì, che poi È l'ingegnere presente è proprio- ingegneria? Ok. Sì, esatto. Tutti E poi è che molti- loro devono pensare fuori dagli schemi, che gli schemi sono più rigidi e Sì, è sì, diverso. sì. Hanno a una girare. creatività anche loro. Sì, assolutamente. Un software engineer deve capire come No? risolvere, no? E allora tutti i muri bianchi, no? Io andavo a trovarlo perché poi abbiamo l'agenzia, siamo vicini d'ufficio, siamo amici da sempre, da quando abbiamo 15 anni, quindi figurati. E un bel giorno ho detto, senti, porto qua un po' di quadri. Davvero? Dico, sì, guarda, non ce la faccio più venire qua a vederti tutti. Quindi sti anzi, muri no, poi passa il tuo che iper pieno, poi pensa che nei bagni avete le opere. Mi viene, voi, no? sì, Quindi, dappertutto. Ho detto, mi mette ansia. E non ci Ho vengo più. detto, senti, ti porto un po' di roba. E gli ho portato un 5-6 pezzi di grande misura. Sai che devo chiedere? Io dico, senti, dimmi la verità, se è migliorata la... Se no guardano perplessi. E dico, dico. dimmi se la tua produzione è migliorata. Fatti dare la percentuale allora, quel pezzo lì dice dai, che devo quello è chiedere. quantificabile, Secondo almeno la me- cena. Secondo Bello. me è vero, dobbiamo controllare questa cosa. Sì, te lo mando poi via mail. Che l'articolo Dai, era manda che io giro. Dico, molto Sabino, interessante. fammi sapere se è migliorata la tua... E poi fa bene. Questo c'è anche uno studio sui bambini, sull'apprendimento veramente Sì, costante. credo di sì. No, anche questo è dimostrato, ma cambia proprio l'approccio, no? Tu hai un approccio che è unico perché l'hai vissuta anche passivamente, è un bambino che capisce che era un quadro, anzi possibilmente magari è arrivato il primo Fontana a casa, non so se fosse stato un taglio Sì, no, per questo. ti ricordi che pensate che Ah no, le robe davvero... però intrinsecamente stai crescendo con questo pallino. Anche tua figlia come è arrivata all'arte? Ah beh sì, lei è stata è nata contaminata. Tuo figlio non lo riconosce, ma in realtà poi ce l'ha in Sì, casa. ce l'ha in casa. Cioè... E questo sarà un bel passare di generazione e di evoluzione. Sì. È bello il fatto che tu vedi la tua collezione liquida, quindi che possa cambiare nel tempo anche in futuro. Molti collezionisti invece desiderano che il corpus delle opere rimanga intero e che ci siano quindi anche strumenti di passaggi generazionali precisi. Voglio che la mia opera vada al museo o che venga venduta o comunque che venga che garantisca un reddito, eccetera. Sì, ci sono valori diversi, è chiaro che se tu hai Pollock, non so, o robe di questo genere, magari dici no vabbè, prima di vendere insomma aspettiamo un attimo, credo, Sì, assolutamente. dipende dal tipo di collezione. 500 opere comunque sono, adesso va bene, la modellista però sono interessanti. Sono interessanti, guarda, qualitativamente io le difendo tutte, poi a livello economico quello ci penserà qualcun altro. Ci penserà qualcun altro, vedremo, le autentiche, tutte queste robe qua. Ecco, un'altra cosa interessante è che tu nel tuo sito parli della tua collezione, vuol dire che comunque la rendi partecipe in qualche modo. Sì, ma invito sempre anche i clienti da me perché credo sia Anche un pretesto di chiacchiera probabilmente di racconto. ma sì, anche un modo di vedere come nascono le cose, no? Quindi che ti rappresentano, No, esatto. Associare una Dici, passione. Guarda dove andiamo, a chi stiamo affidando un po', perché comunque chi lavora con noi fa un lavoro, io faccio un lavoro delicato. Devi interpretare valori, è un lavoro, tradurli. È un lavoro molto, molto di grande responsabilità perché la comunicazione, cioè abbiamo visto Dolce & Gabbana? No? Grande, Cioè, te lo grande dice, attualità. no, solo per dirlo in due parole, no? Cosa può essere il negativo di una... E lì che ha sbagliato l'agenzia, chi ha provato? Non lo so. Perché secondo me quando fai una campagna tu devi capire i valori dove sta andando. Bisogna capire dove andrà. Com'è il processo di governance all'interno dell'azienda. Sicuramente non sono stati ben consigliati, diciamo, no? Qualche testa sarà caduta lì. Anche le loro in parte. Perché, e penso di sì. Anche perché poi il dramma è proprio... Penso che di sangue ne sarà scorso tanto. Però è proprio per dirti quanto può essere delicato, no? Quindi è un mestiere che ogni tanto viene vissuto con superficialità, ma quando entra in negativo ti accorgi del valore di quello che un'azienda dice e come lo dice, no? Quanto è importante i valori che comunica e viceversa anche i ritorni che possono avere in maniera positiva o negativa. Mentre ti è mai capitato di associare arte e lavoro in termini di commissioni, quindi che so, utilizzare l'arte per comunicare un brand, un'azienda? Abbiamo provato più volte, è una cosa difficile, molto faticoso. Per controllare gli artisti o per trovare perché devi trovare le teste che... C'è un matching, certo. Non è semplice. Quindi un onere... No, perché difficilmente l'artista riesce
a sintonizzarsi sulle esigenze dell'azienda. No, ci vuole un'agenzia di mezzo, ci vuole un intermediario che nedi i Però valori. l'azienda spesso è votata al subito, Sì. alla resa. Anche i tempi non tornano. Cioè. E i tempi non tornano quasi mai, perché o tu riesci a fare un progetto istituzionale e allora l'arte ha un senso, anzi la caldeggio, ma solo in quel caso. Se devi vendere non va bene. L'arte si regala secondo te? L'arte si regala. Allora, mio papà regalava le litografie. Io sono un grande collezionista, io adoro i multipli, quindi... Ecco, mio papà regalava le litografie ai clienti importanti. Ma sai che non ho mai capito se erano comprese, gradite o Dice il pari di libri, emesse. E magari erano litografie anche di artisti importanti, Sì, no? Che oggi... e spesso erano di Bai, sai, erano quelli che andavano in quegli anni lì, mi ricordo Bai, Cascella, Fiume, Sassu forse, non Sassu, Quindi, c'era insomma. tutto quella che oggi economicamente, ecco, quelli non so quanto che No, valore c'è abbiano. una grande rivalutazione Sì, anche sui multipli. E comunque regalava queste cose. Però devo dire che io mi ricordo le facce così, dicevo, ma non so, proprio se fa bene o no, però io ero più giovane, diciamo, non ero così dentro al business e non ho mai capito se... E non l'hai mai applicato quindi in azienda? No, noi facevamo due regali, uno di tradizione culinaria, nel senso che mio padre noi veniamo da Cremona, quindi terra di salumi, di gourmet, insomma si mangia bene proprio. Sì. E a Natale c'era questa tradizione del cotechino, Che porta cotechino bene, che viene fatto a Cremona dal nostro macellaio, un cotechino particolare, con tutto e questo cotechino, ti dico, era graditissimo proprio, no? Era una cosa che i clienti aspettavano, l'arte magari no, ma il cotechino sì. Cotechino sì. E è una tradizione che abbiamo mantenuto. Io continuo a regalare questi cotechini. È sempre dallo stesso, da chi per lui? Continuiamo a fare questi cotechini, continuiamo a impacchettarli, li regaliamo a Natale. Che bello. Ho fatto anche un film, un piccolo filmato su YouTube dove ho fatto tutorial per spiegare come si cucina il cotechino. Ma dai, ci sei tu che fai il regalo e anche il tutorial? Faccio il È tutorial. pubblico questo? Sì, Ah, su ok. YouTube c'è un Quello vado a tutorial, vedere sì, subito. vado a vedere perché fa morire da ridere. e ho fatto un tutorial che così spiego come si fa il cotechino. E sull'arte non hai mai fatto video? No, sull'arte no. Sì, solo per No. per attività. E mentre, l'ultima domanda, l'arte invece per persone a cui vuoi bene, ti piace regalare? Familiari, amici, amanti, quello che è? Sì, qualcosa sì, ma non eccessivamente, no. Ok, non è quello. E riceverlo? No. Ti è mai capitato? Ricevere in regalo delle opere d'arte? No, magari sarei contento. No, vabbè, ma sai anche in piccola entità, però c'è il discorso prima delle croste. Magari è una bella crosta. Esatto. Bello, grazie, lo C'è metto anche- proprio lì. Esatto, il rischio poi che ti regalano l'arte. E che poi la devi anche esporre, dici, ma dove Perché l'hai messo poi- quel quadro? Dici, sai, ma ce ne ho talmente tanti, non so più dove E lo tu dici che è in metto. castello. Esatto. Questa è una Posso fare bella... così, adesso è nel castello. Fantastico. Marco, grazie tante, è stato un piacere averti qua. Grazie a te, Grazie è della stato tua passione. un grande piacere. Grazie. Grazie.